benvenuti sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi vedremo insieme come usare bene alcune regole della grammatica italiana. Però prima di iniziare la lezione di oggi voglio assolutamente raccontarvi come ho passato lo scorso fine settimana. Ho visitato dei luoghi davvero meravigliosi e voglio condividere con voi questa esperienza. In realtà andai la prima volta in questi luoghi diversi anni fa. Ero una ragazzina di 13 anni, in viaggio con i genitori, ero abbastanza annoiata a viaggiare con mamma e papà e devo dire che non fu un'esperienza che ricordo con particolare entusiasmo. Questa volta invece ho avuto l'occasione di vedere questi posti da un punto di vista totalmente diverso e sicuramente diciamo con una visione più matura e consapevole. Bene, vi voglio parlare in particolare di 3 luoghi che ho visitato. Sono 3 borghi, 3 piccoli paesi ricchi di storia e legati anche a personaggi molto importanti e famosi a livello mondiale. Anzi, vediamo se riuscite a indovinare di quali luoghi vi sto parlando sulla base di alcune informazioni che vi do. Partiamo! Iniziamo! Il primo borgo è legato a lui. Lo conoscete? Lui si chiama Escher, è un incisore e grafico olandese, famoso in tutto il mondo. Scoprì quest'artista durante gli ultimi anni del liceo. All'epoca ero molto appassionata di arte e architettura. Devo dire che Escher è stato un artista che mi ha sempre incuriosito per il modo in cui lui riesce a rappresentare dei mondi reali in forme geometriche surreali che si trasformano man mano che le osservi. Escher visse a lungo in Italia, tanto che considerava il nostro paese come la sua seconda casa, ed è qui, proprio in questi luoghi, che lui conobbe quella che poi diventò sua moglie. Era così appassionato di questi posti che volle riprodurli in alcune delle sue opere più importanti. Come questa, per esempio. Questa è una foto che ho fatto io, ha una riproduzione di una delle sue opere più importanti che è possibile trovare mentre si passeggia nelle vie di questo paese. Sembrerà incredibile, ma vi posso assicurare che mentre passeggiavo in queste vie, mi inerpicavo su per questi scalini e queste stradine, mi sono davvero sentita come persa in un labirinto, esattamente come l'opera che ha creato Escher. Probabilmente con quest'opera così geniale, con questa geometria così sofisticata, lui è riuscito a riprodurre proprio quella sensazione che prova il viandante mentre si trova a passeggiare per queste stradine di questo paesino. E voi? Siete riusciti a capire di quale borgo sto parlando? Poco distante da lì ho visitato un altro posto incantevole e pieno di magia. Questo piccolo borgo invece è legato alla musica, in particolare a Richard Wagner, un importante e noto compositore e musicista, famoso a livello internazionale. Wagner nel 1880 giunse
in questo piccolo paesino con l'intenzione di completare una delle sue opere più famose, il Parsifal. E Wagner, proprio durante la visita nella celebre Villa Rufolo di questo paesino, ebbe l'ispirazione esatta di come doveva essere la scenografia per il suo Parsifal. E anche io, appena sono entrata in questa villa, ho avuto la sensazione di trovarmi in un giardino magico, forse per la torre, le piante tropicali, il profumo dei fiori. Probabilmente durante questa passeggiata sono rimasta molto suggestionata anche dalle dolci note che sentivo di questa musica classica che si diffondevano durante tutta la camminata, la passeggiata nella villa. Ecco, ecco la foto che ho fatto, è una delle mie foto che ho fatto durante la visita alla villa. E voi? Siete riusciti a capire di quale paesino vi ho parlato? Tra l'altro è molto importante, molto famoso anche per un festival della musica che si tiene ogni anno proprio qui, nel periodo estivo. Bene, arriviamo adesso alla terza ed ultima tappa del mio viaggio. Questo posto invece è legato a due personaggi famosissimi del cinema italiano, l'attrice Anna Magnani e il regista Roberto Rossellini. Sicuramente è uno dei più bei posti da visitare in Italia, non soltanto per la sua bellezza, ma anche perché si collega a una storia d'amore tipicamente italiana, fatta di passione e gelosia. Allora, i protagonisti sono proprio loro, la talentosa Anna Magnani e il celebre, affascinante Roberto Rossellini, che nel 1948 scelse proprio questo luogo per girare uno dei suoi più famosi film, Amore. All'epoca i due vivevano una passionale, burrascosa storia d'amore anche nella vita reale. Infatti si racconta che durante le riprese del film arrivarono delle lettere da parte dell'attrice Ingrid Bergman che chiedeva una collaborazione con il regista per il futuro, ma questo scatenò la gelosia della Magnani e io, passeggiando per quelle vie del borgo, mi sono immaginata proprio queste scenate di gelosia, le urla della Magnani, queste infinite discussioni tra i due amanti. Devo dire che ugualmente, riscendendo poi verso la spiaggia, ho potuto ammirare un posto meraviglioso e molto suggestivo, veramente un angolo di paradiso, capace di riappacificare gli animi anche degli amori più tormentati e complessi. Guardate e giudicate anche voi. Siete riusciti a scoprire il nome di questo posto? È un posto così unico e suggestivo anche perché è legato al fiordo più famoso in Italia. Insomma, se non l'avete ancora scoperto, sono stata nel sud Italia, non molto distante da Napoli, esattamente sulla splendida e meravigliosa costiera amalfitana, e ho visitato 3 posti, 3 piccoli borghi. Il primo è Atrani, il secondo è Ravello e il terzo Furore e il suo fiordo. Nei miei racconti avete notato che uso molto spesso i tempi al passato? Bene, quali sono questi tempi?
Principalmente sono il passato prossimo, il passato remoto e l'imperfetto. Probabilmente già sapete come alternare passato prossimo e imperfetto, ma una delle domande più frequenti fatte agli insegnanti è proprio questa. Ma quando si usa il passato remoto? E poi, che differenza c'è tra usare passato prossimo e passato remoto? Bene, cerchiamo di chiarire questo dubbio. Iniziamo dicendo che il passato remoto, a differenza del passato prossimo, si usa per esprimere un'azione che è successa in un passato più o meno lontano e che non ha nessuna relazione con il presente. Generalmente lo troviamo nei testi scritti, per esempio nei racconti storici, nelle biografie o nelle fiabe per bambini. Ma non è giusto pensare che il passato remoto sia esclusivamente legato al testo scritto. Infatti, quando io vi ho raccontato del mio viaggio sulla costiera amalfitana, vi ho parlato di alcuni celebri personaggi vissuti molti anni fa, famosi nel mondo dell'arte, come Escher, della musica, Wagner o del cinema, la Magnani e Rossellini. E ricordate questi esempi? Escher visse a lungo in Italia. Visse è il verbo vivere al passato remoto, nella terza persona singolare. Un altro esempio è: Wagner giunse in un piccolo paesino. Giunse è il passato remoto del verbo giungere alla terza persona singolare. Ancora un altro esempio. Rossellini scelse questo luogo per girare il suo film. Scelse è il verbo scegliere alla terza persona singolare. Tra l'altro ho usato 3 verbi che al passato remoto hanno una forma irregolare e anche piuttosto complicati. Ricordate il significato del verbo giungere? Significa arrivare in un posto. In tutti questi 3 esempi l'uso del passato remoto è facilmente comprensibile, perché si parla di fatti storici, successi tanto tempo fa, legati quindi a personaggi che ora non sono più in vita. Ma sarebbe un errore pensare che l'uso del passato remoto dipenda solo dalla distanza temporale degli avvenimenti. Dipende piuttosto dalla collocazione che noi, che stiamo parlando, diamo a questi avvenimenti, ovvero dal nostro punto di vista e da come percepiamo questi avvenimenti che stiamo raccontando. Infatti, per differenziarli, usiamo il passato prossimo per indicare un'azione passata conclusa che ha un legame con il presente. Invece usiamo il passato remoto per indicare un'azione passata conclusa che non ha nessun legame con il presente e vogliamo creare un distanziamento da questo evento, un distacco mentale, anche psicologico. Vogliamo allontanarlo da noi. Facciamo un esempio. Io dico: andai sulla costiera amalfitana diversi anni fa e non fu un'esperienza che ricordo con particolare entusiasmo. In questo caso uso il passato remoto perché è un evento concluso nel passato e che non ha influenza sul presente e da cui voglio distaccarmi anche psicologicamente. Infatti non ricordo, è un evento che finisce, si conclude lì. Un altro esempio è: Escher è un artista che mi ha sempre incuriosito. In questo caso uso il passato prossimo perché la
curiosità e l'interesse per questo artista esiste ancora oggi, perdura nel presente e dunque, anche se è nata molti anni fa, continua ancora oggi. È per questo che ho usato il passato prossimo. Escher mi ha sempre incuriosito. Bisogna inoltre dire che nell'italiano parlato spesso l'uso del passato remoto è prevalente nel sud Italia, anche se si può trovare in altre regioni come per esempio la Toscana. Rimane comunque un tempo verbale che tutti quelli che decidono di imparare la nostra lingua devono saper riconoscere e almeno provare ad usare. Se volete continuare a praticare l'alternanza tra passato remoto e passato prossimo, qui di seguito troverete alcuni esercizi. Mandateci la risposta nei commenti a questo video oppure al nostro indirizzo email e noi vi invieremo la correzione. Spero che la spiegazione sia stata chiara. Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale per le prossime video lezioni. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, Instagram e LinkedIn. Visitate il nostro sito classe-italiana.com. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto per le prossime video lezioni. Ciao da Laura di Classe Italiana.